per l'arbitro guida. Finisce qui! L'Inter passa a Pisa, si riparte dopo 2 sconfitte consecutive. Pisa 0, Inter 2, con la firma di Lautaro Martinez. Molto discusso, si è tanto parlato in questa settimana. Il capitano Lautaro Martinez risponde con 2 gol, il numero 162 e il numero 163 con la maglia dell'Inter. Continua a scalare la classifica all time e diventa in questo momento, per il momento, capocannoniere solitario della Serie A. Su un campo difficile, una partita complessa contro un avversario, il Pisa, che in casa fino a qua aveva subito soltanto 2 gol nelle 6 partite precedenti. L'Inter ne segna 2 in 90 minuti, ma anzi in un secondo tempo che è stato sicuramente molto diverso e molto più positivo del primo tempo. Io ho una mia teoria sul perché il secondo tempo sia andato meglio del primo. Fatto sta che nel primo tempo sembrava veramente una domenica triste e difficile, con un clima, Simo, che di domenica alle 15 forse non siamo abituati, forse un po' di abbiocco. Era una partita in stile Formula 1 per entusiasmo e per trasporto che ci aveva generato. Passa l'Inter 2-0, risponde un po' anche alle discussioni, alle critiche di questa settimana. Quando c'è il Milan in vetta a quota 28, l'Inter si porta a 27 in attesa di Roma 27 e Napoli 25 che si affrontano stasera. Sì, era importantissimo vincere, perché rimanere in scia del Milan e sfruttare il fatto che almeno una delle due che hai citato perda punti, se non addirittura entrambe questa sera. È una partita che si stava complicando, perché man mano che passava il tempo comunque l'Inter non sembrava riuscire a avere la possibilità di sfondare, più che altro di calciare con pericolosità verso la porta del Pisa, che poi ha fatto, secondo me, nei suoi 2 attaccanti ha fatto una partita praticamente encomiabile, perché tutti i palloni buttati in avanti per alleggerire erano gestiti tutto sommato bene da Nzola e soprattutto da Meister, che a un certo punto, Nzola il primo, è stato, a un certo punto ha fatto un'azione sgattaiolando via da Acerbi, che poteva creare tanti problemi, cioè ha sfiorato il gol, Acerbi non l'ha potuto stendere perché era già ammonito, quindi un pizzico di rischio c'è stato. Diciamo che l'Inter alla fine l'ha portata a casa nel modo in cui ti aspetti che una big contro una piccola riesca a farlo, cioè con la prima occasione la va a colpire e poi 2-0, risultato tipico, ecco, di queste partite qui. Però ecco, poteva mettersi male, perché alla fine il primo gol lo segna al 70°, quindi vuol dire che comunque stavi entrando in quella fase di partita in cui poi comincia magari a farti prendere dalla fretta, loro cominciano a fiutare il pareggio o addirittura provano a ripartire per pungerti, quindi importantissimo averla vinta così. Sì. Ovviamente il mio commento sulla Formula 1 era per provocarvi, e quindi oggi, dopo il grande caso sul tiramisù, per chi era in diretta lo sa, si crea il caso sulla Formula 1, ma al di là di queste battute ci siamo divertiti molto durante questa diretta, quindi chi non è stato con noi si è perso una gran bella diretta in cui primo tempo di difficoltà, un Pisa che si difendeva con ordine. Qual è la mia teoria? Perché l'Inter ha avuto delle difficoltà all'inizio? Perché l'Inter tendenzialmente parte forte, lo sanno tutti. Il Pisa ci ha sorpresi un pochino, secondo me. Ci ha sorpresi, ci ha aggrediti, ci ha attaccati, ha creato dei presupposti all'inizio. Ho visto un Bastoni non precisissimo oggi in questa partita, con qualche difficoltà soprattutto dietro, e in avanti si è proposto un pochino meno. E spesso, purtroppo, un tema che abbiamo approfondito dopo l'Atletico Madrid, l'Inter non ha ancora un vero e proprio piano B per cambiare approccio a gara in corso quando ha delle difficoltà, e quindi è stato un tema importante quello poi dell'arrivare all'intervallo sullo 0-0, cambiare qualcosa. L'ingresso di Zielinski ha sicuramente cambiato le cose. Ecco, diciamo che per me l'Inter sarebbe comunque partita meglio nel secondo tempo, perché si riorganizza, cresce, il Pisa avrebbe avuto qualche difficoltà in più e quindi per me, a prescindere, l'Inter sarebbe entrata meglio nel secondo tempo. Però Zielinski, lo diciamo all'intervallo, era la scelta migliore per cambiare qualcosa nella seconda frazione di gioco, e ha aggiunto qualità, una qualità di cui c'era bisogno in un secondo tempo in cui il Pisa metteva tanta fisicità, tanti giocatori forti fisicamente, la terza squadra più fisica di questo campionato. E io lo dico da quando era al Genoa, ho grande rispetto di Gilardino, che secondo me è un bravo allenatore e ha creato un Pisa estremamente organizzato, con Meister e Nzola davanti, due giocatori fisici che ci hanno creato delle difficoltà, con Acerbi che non ho visto benissimo lì al centro della difesa, quindi anche lì il tema, sia Bastoni che Acerbi non benissimo in questa gara secondo me. Ma al di là di questo, dicevo, Zielinski ha aggiunto la qualità, ha aggiunto
quello che ci è mancato soprattutto nel primo tempo, in cui negli ultimi 30 metri abbiamo sbagliato tanto e non riuscivamo ad arrivare bene alla conclusione pulita. Poi per arrivare al gol è servito il cambio che hai chiamato tu, Simo, soprattutto l'ingresso di Pio Esposito, che ha allargato un po' le maglie, e con l'assist per Lautaro Martinez che la scaraventa sotto la traversa. Molto bello il primo gol, proprio l'azione, ma anche il secondo molto bello, con la combinazione con Diouf, che è entrato bene anche Diouf. A me è piaciuto. Adesso abbiamo scherzato tanto, ho visto Mara Diouf, dicevamo, durante la diretta, però io ho visto fare delle cose interessanti. È schierato di nuovo a destra al posto di Luis Enrique, che lascio a te il giudizio, voglio sapere la tua, io non commento al momento. E Zielinski, Diouf, Barella, assist per Lautaro che fa il 2-0, e tante buone cose dopo gli ultimi 30 minuti. Sì, io ho benedetto i cambi di Chivu, anzi a un certo punto l'ho chiamato anche a gran voce, perché comunque all'intervallo io ho citato 3 nomi, come dicevi, Bissek dietro, Zielinski in mezzo e Pio davanti. E alla fine i primi 3 cambi di fatto sono stati questi, con l'aggiunta poi di Diouf nel triplo cambio in cui sono entrati Bissek e Pio, perché mi sembravano le scelte più logiche, a parte che con Acerbi rischiavi costantemente di rimanere in 10, perché comunque essendo già ammonito non poteva fermare quei falli tattici i loro giocatori, quindi o rischiava di rimanere in 10 o di prendere gol, e infatti l'occasione di Inzola è stato un esempio lampante. In mezzo per me serviva Zielinski anche per il discorso di essere un po' più concreti nel momento in cui ti avvicinavi alla porta, perché per un bel pezzo di partita sembrava che solo col tiro in porta potessi effettivamente provare a colpire il Pisa, e Pio secondo me sarebbe stato utile sia per ricevere qualche cross contro un Pisa arroccato dietro, e anche nell'uscita da dietro per andare direttamente su di lui che è bravo a difendere il pallone e togliere un po' di responsabilità ai compagni che potevano partire e correre. Quindi secondo me, mi sembravano cambi piuttosto logici. Io poi per mettere Pio avrei tolto Lautaro, perché per caratteristiche Thuram in alcune situazioni aveva modo di puntare l'avversario, ha fatto ammonire 2 difensori, poi vabbè è rimasto in campo Lautaro, ha fatto anche gol, quindi meglio ancora, così prova magari a superare questo momento non facile, e quindi niente, ecco, non è stata una partita super brillante, però dopo 2 sconfitte consecutive in una gara che si stava mettendo male, la cosa più importante era comunque riuscirla a sbloccare, e soprattutto anche non vivere il finale con l'ansia, Sì. aver fatto anche il secondo gol, così alla parte finale ce la siamo divertita parlando di Diouf, è stato importante. Senti, Luis Enrique, in chat dicono non ha giocato male. Sì, mi aspettavo un pochino più di intraprendenza. È stato un primo tempo difficile per tutti. Lui ha aggiunto pochino di suo, secondo me. Però forse deve continuare a giocare. Restano un po' i dubbi, ecco. Però io francamente più di questo fatico ad aspettarmi, perché mi sembra un giocatore che comunque debba trovare continuità sia per se stesso, per riacquisire forse un po' di fiducia, ma anche proprio a livello complessivo, perché io penso che lui sappia che lui sappia che anche l'ambiente lo sta guardando un po' con diffidenza, quindi evidentemente è anche un giocatore che deve trovare più fiducia. Ha fatto spesso giocate abbastanza lineari, in alcuni casi conservative, in una fascia destra che però devo dire, come dicevo già a un certo punto, secondo me con Akanji o con Bissek sono 2 cose completamente diverse, perché Bissek è molto più intraprendente, ti porta anche la palla, ti porta via qualche uomo. Akanji invece è molto più statico, quindi statico Akanji, statico Luis Enrique, combinavi poco, facevi un po' di giro palla, infatti l'Inter spesso insisteva a sinistra. Spero gli si dia ancora spazio, soprattutto tipo col Venezia, adesso c'è la Coppa Italia, io francamente lo riproporrei. In queste gare qui deve giocare di più e gli si deve dare, perché poi non ha fatto una partitona, però è sembrato un giocatore inadeguato. A me no. Quindi comunque in queste partite qui te lo puoi spendere, secondo me. Ha fatto arrabbiare Barella con quel retropassaggio rischioso su cui abbiamo subito Sì, un'occasione del quello è stato Pisa. vero. Poca iniziativa, no, ha fatto il suo. Certo che da un giocatore pagato così c'è tanta aspettativa da parte dei tifosi, credo giustamente. Leggo un attimo un paio di super chat mentre ringrazio Mia Z, like al canale, avrete Dioufidati, grandi. Oggi ragazzi con la cosa di Diouf abbiamo lanciato un tormentone in questa diretta. Grazie De Pica Pica, questa vittoria serviva proprio, sono d'accordo con te, assolutamente, grazie mille. Carmela, grazie, sono commossa, niente gastrite, clean sheet, Diouf, tante cose buone, quindi come sottolinea la nostra Carmela. DMR5, questo te lo rubo per metterlo nelle 5 considerazioni, che il tattico ha detto che visto che abbiamo giocato bene, abbiamo perso, oggi giochiamo male così vinciamo. Mi sembra
non fa una piega, altro che analisi, dati, expected goal e robe varie. Abbiamo giocato bene fin qua, abbiamo perso, meglio giocare peggio, che così si vince, allora a quanto pare. Dicevamo quindi un primo tempo a ritmo più basso, sicuramente con l'Inter che comunque ha avuto delle occasioni ma non clamorose. Da Lautaro soprattutto è stato il giocatore più coinvolto. Oggi diciamo anche nei dati nel primo tempo gli attaccanti di solito toccano meno palloni dei centrocampisti, di bastoni, dei centrali soprattutto sono meno coinvolti e invece a inizio secondo tempo era il quarto giocatore dell'Inter più coinvolto nel gioco, quindi non era arrivato molto al tiro, non era arrivato a creare delle occasioni nitide, ne aveva avuta una buona col destro nel primo tempo, ma era stato molto più coinvolto nel gioco. Secondo me, so che qui mi attirerò altre critiche dopo il tema della Formula 1, dopo il tema del tiramisù. Lautaro dimostra che con tutti i suoi limiti, con tutta la sua scarsa precisione in zona gol, che gli manca il killer instinct e tutto quello che vogliamo, è il principale cannoniere dell'Inter. E secondo me, quando devi lavorare sull'Inter, sull'attacco, eccetera, devi partire dal ragionare che Lautaro è il puntero di questa squadra, con tutto ciò che ne consegue, anche con le scarse diciamo, percentuali di realizzazione dell'Inter. E quindi oggi lo abbiamo visto e Chivu lo tiene dentro anche per questo. E Lautaro risponde con una doppietta che sarà importante per lui, anche se è uscito con la faccia un pochino imbronciata, che sarà sicuramente un tema aperto in questa settimana in cui tanti ne parleranno. L'ingresso di Diouf mi è piaciuto, allora come detto è entrato a piede invertito sulla destra, era un'opzione per rientrare e andare al tiro, visto che ci mancavano i tiri, giocatore che se ha un po' di spazio, un po' di campo può fare delle cose buone, ma anche dal punto di vista tecnico con quel passaggio dentro per Barella ha fatto bene. Ci sono altre cose a sottolineare secondo te, Simo? Oggi non benissimo Bastoni, che ha fatto un po' di fatica secondo me, poi ci sta perché sta giocando anche tantissimo. Bastoni è uno di quelli che di fatto anche con la necessità di mettere Carlos Augusto a destra per alcune partite di fatto non ha mai avuto un cambio, quindi ci può anche stare che becchi una partita sbagliata. Secondo me non benissimo neanche Di Marco e questo ha contribuito a qualche difficoltà perché la fascia sinistra dell'Inter tendenzialmente è proprio la prima fonte di gioco, infatti hanno fatto fatica. Però ripeto, ci sta, spero che venga risparmiato col Venezia laddove merita di stare fuori una partita e riposare e basta, direi che comunque questo è quanto. Importante, ecco, come dicevano prima, anche il clean sheet, perché sai con un Sommer che viene criticato spesso e un Inter che recentemente non è mai riuscita a chiudere la porta, ripartire da una vittoria in primis ma anche da un clean sheet sicuramente non è da sottovalutare, ecco. Mi segnalano poi che Marcolin in cronaca dovrebbe aver sottolineato che c'è stato un cambio nelle marcature sui piazzati, quindi le critiche, le discussioni anche dopo l'Atletico con un Barella che ha lavorato più a uomo su Touré e altri invece una zona mista, quindi rispetto a quello che abbiamo visto anche nell'ultima partita, quindi vediamo se questa cosa poi sarà confermata, me la voglio riguardare con calma. E poi c'era l'altro tema, visto che qualcuno me l'ha scritto in chat, c'era stata qualche discussione sul fatto che Pio Esposito fosse stato incolpato di quell'azione che ha portato al calcio d'angolo con gol dell'Atletico Madrid. Oggi Pio Esposito entra e confeziona comunque con una grande azione il gol dell'1-0, quindi è entrato molto bene Pio Esposito e si è fatto valere subito anche per parlare delle risposte di testa, quindi della nostra squadra. Fateci sapere la vostra, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club e ci rivediamo poi nei prossimi appuntamenti come sempre qua su Passione Inter.